Salve gente, io sono Luca e questo video è pensato per quelle persone che studiano l'italiano a livello avanzato. In questo video volevo parlare di una parola secondo me molto simpatica e divertente che è abbiocco. Probabilmente questa parola non la conoscete perché comunque è una parola piuttosto informale, colloquiale, quindi forse non l'avete mai sentita. Abbiocco è un sostantivo maschile, si scrive con 2B e di solito viene usato in espressioni di questo tipo. Ho l'abbiocco, c'ho l'abbiocco, mi è venuto l'abbiocco, m'ha preso l'abbiocco, eccetera, eccetera. Che cos'è l'abbiocco? L'abbiocco fondamentalmente è una sensazione abbastanza particolare, una sensazione di stanchezza che di solito si prova dopo aver mangiato tanto. Il mangiare tanto non è indispensabile, nel senso che uno può avere l'abbiocco anche se non ha mangiato tanto, ma la parola abbiocco indica proprio quella sensazione di stanchezza improvvisa, quella voglia di addormentarsi quasi sul tavolo, che a volte ci prende di solito quando mangiamo tanto. Sicuramente vi sarà capitato nella vita di provare una stanchezza improvvisa, una sensazione che non capite bene da dove provenga, no? Magari siete lì al tavolo, state parlando, a un certo punto vi viene una stanchezza improvvisa, vi viene voglia di dormire, ma così all'improvviso, no? Magari state parlando con un vostro amico, con una vostra amica e all'improvviso vi viene sonno. Ecco, questa sensazione è quello che noi chiamiamo abbiocco. Quindi facevo l'esempio di quando mangiamo tanto, no? Magari mangiamo tanto, un banchetto, non lo so, un pranzo di un matrimonio, continuiamo a mangiare, poi a un certo punto ci viene una botta di sonno improvvisa e vorremmo soltanto addormentarci lì sul tavolo. In questi casi possiamo dire c'ho l'abbiocco, oppure m'è venuto l'abbiocco. Quindi se io dovessi parafrasare l'espressione m'è venuto l'abbiocco, direi qualcosa di questo tipo. M'è venuta una stanchezza improvvisa, m'è venuta improvvisamente voglia di dormire. Chiaramente se uso la parola abbiocco il tutto è più divertente, perché comunque abbiocco è una parola simpatica, scherzosa. Cioè un conto è dire m'è venuta una stanchezza improvvisa e un altro è dire m'è venuto l'abbiocco. Chiaramente la seconda variante è più divertente, più scherzosa. Volendo si potrebbero dire anche frasi di questo tipo: mi è venuto un abbiocco che non finisce più. Mi è venuto un abbiocco bestiale. Ma no, magari mi è venuto un abbiocco. Magari mi è venuto un abbiocco bestiale, no, meglio di no. Però insomma avete capito il concetto, mi è venuto un abbiocco, c'ho l'abbiocco, ho l'abbiocco. Perché diciamo c'ho l'abbiocco e non ho l'abbiocco? Perché di solito le forme col C davanti sono più colloquiali, quindi c'ho l'abbiocco ha lo stesso significato di ho l'abbiocco, ma è più colloquiale. Nello stesso modo in cui c'ho voglia di mangiare un gelato, ha lo stesso significato di ho voglia di mangiare un gelato, ma è più colloquiale. In teoria è sgrammaticato, comunque si dice. Allo stesso modo, c'ho l'abbiocco in teoria non si dovrebbe dire, è sgrammaticato, però si dice, anzi di solito si dice c'ho l'abbiocco e non ho l'abbiocco, proprio perché viene usato in contesti informali, colloquiali e scherzosi. Diciamo che la parola abbiocco è originaria del centro Italia, però ormai viene capita in tutta Italia, quindi se usate la parola abbiocco vi capiscono tutti. Il sostantivo abbiocco è poi collegato al verbo abbioccarsi. Cosa significa abbioccarsi? Abbioccarsi significa addormentarsi all'improvviso, di solito dopo una sensazione di abbiocco, cioè di sonnolenza improvvisa e inaspettata, se vogliamo. Di solito addormentarsi quando non ci si dovrebbe addormentare. Per esempio, io posso dire, dopo pranzo mi sono seduto sulla poltrona, ma mi sono abbioccato subito. Cosa significa? Mi sono seduto e mi sono addormentato subito. Probabilmente non pensavo che mi sarei addormentato. Se uso il verbo abbioccarsi c'è questa componente, cioè che all'improvviso mi ha preso una sonnolenza inaspettata e improvvisa e mi sono addormentato. Quindi magari io quando mi sono seduto sulla poltrona non contavo di addormentarmi, però mi sono seduto, evidentemente ero stanco, evidentemente avevo mangiato tanto, non lo so, per qualsiasi motivo, mi sono addormentato subito. Quindi possiamo dire mi sono abbioccato. Di solito abbioccarsi non si usa quando una persona va a dormire e si addormenta come previsto,
ma lo si usa quando per esempio qualcuno si siede perché deve aspettare, deve fare qualcosa e si addormenta lì senza che lo avesse previsto. Quindi, ricapitolando quello che abbiamo detto, da un lato c'è il sostantivo abbiocco che si riferisce a questa sensazione di sonnolenza improvvisa e per certi aspetti inspiegabile, no? E dall'altro c'è il verbo abbioccarsi che si riferisce all'addormentarsi in modo improvviso. Quindi il sostantivo, se vogliamo, si riferisce alla sensazione che precede quello che viene espresso dal verbo. Quindi una persona ha l'abbiocco, dopodiché si abbiocca. Di solito funziona così. Oppure una persona ha l'abbiocco, si rende conto di avere l'abbiocco e fa qualcosa per svegliarsi. Di solito, ecco, quando usiamo la parola abbiocco si tratta di una sonnolenza comunque improvvisa e forte, cioè veramente abbiamo voglia di dormire, ci viene improvvisamente voglia di dormire ed è difficile resistere a questa sensazione. Lo sapete meglio di me. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un meraviglioso mi piace qua sotto. Qui in alto magari vi metto la playlist del corso di italiano avanzato, se avete voglia date un'occhiata a questi video. Nella playlist trovate dei video simili a questo, nel senso che sono pensati per le persone che studiano l'italiano a livello avanzato. In questi video parlo di vari modi di dire italiani, parlo di vari aspetti della grammatica italiana. Se avete voglia provate a dare un'occhiata a questi video. Detto ciò, vi saluto.